Bene, eccoci qua. Ho tra le mani una Gravity Tour 360 Plus, modello 2021 fondamentalmente. Ve ne ho parlato in qualche post, mi avete visto giocare con questo telaio. È il momento di parlarvi più approfonditamente di quali motivazioni mi hanno spinto a tornare alla linea Gravity, che cosa ci sto trovando, insomma darvi qualche sensazione. Ma prima di iniziare mi raccomando, facciamo crescere ancora di più questa community, lasciate un like, iscrivetevi al canale e se non l'avete ancora fatto troviamoci anche su Instagram e su TikTok. Vi aspetto, mi raccomando. Ma bando alle ciance. La Gravity Tour era la prima volta che la utilizzavo, l'ho comprato un po' a scatola chiusa. Come sapete, in passato vi ho raccontato, ho giocato con la Gravity MP customizzata, quindi nello specifico dei 295 grammi di partenza. Tra l'altro c'è anche un video qua nel canale dove lo potete trovare più o meno di un anno fa, con le customizzazioni fatte da Christian Fama di Matchpoint. Avevo aggiunto un manico in cuoio con del piombo in testa per polarizzare il telaio, sostanzialmente far salire l'inerzia, far salire il peso, spostando il bilanciamento un po' più in basso dai 32,5 di fabbrica ai 31,6. Quindi pur avendo un telaio polarizzato con del piombo in testa, avere comunque un bilanciamento che la rendesse maneggevole. Ok, questo mi aveva portato l'inerzia a 340 punti circa. Il telaio era bello faticoso, spingeva come un cannone, ma ragazzi, era faticoso. Allora nel frattempo cosa è successo? Durante l'estate ho avuto dei problemi, un'infiammazione al sovraspinato probabilmente dovuta al calisthenics che mi ha sovrafaticato la spalla. Probabilmente il telaio non mi ha aiutato, insieme alla corda che utilizzo di solito, che è la Lynx Tour, una corda medio dura, sono state forse un insieme di cose che mi hanno complicato la vita. Allora arrivato più o meno a settembre-ottobre decisi di mettere un attimo in stand by la Gravity. Lo sapete, ve l'ho raccontato, sono passato per la Speed, poi sono finito sulla Extreme Tour che mi ha accompagnato per circa 6 mesi. Quando è arrivato il momento di recensire le nuove Gravity, e trovate sempre il video qua sul canale, ho ritrovato con una spalla sicuramente decisamente migliorata, ho ritrovato delle sensazioni speciali, favolose, che solamente la linea Gravity mi sa offrire in questo momento attuale, ancora più di una Prestige, che è il telaio con cui mi sono trovato meglio in tutta la mia, metto tra virgolette, carriera tennistica di amatore e dilettante. Chiaramente un ritorno molto desiderato, molto voluto, perché nel momento in cui ho provato la Gravity ho ritrovato quella burrosità del telaio non rigido che ti permette veramente di avere una profonda connessione con la palla, una profonda sensibilità sia nei colpi da fondo che nel gioco al volo. Chiaramente la Gravity in tutta la sua linea è un telaio molto da controllo, dove sei tu a decidere le sorti di ogni singola palla, non fa da sola, non è un Extreme Tour per intenderci, ok? Onestamente l'ho presa usata per risparmiare qualcosina. Se le volete comprare nuove chiaramente le trovate a dei prezzi diciamo molto più alti. Come vi dicevo nel video, secondo me il passaggio alla Auxetic non vale tanto la pena, perché non si guadagna veramente tantissimo né in stabilità né in connessione con la palla, perché è già un telaio di suo molto prestante da questo punto di vista. Quindi l'ho comprata usata, 70 euro l'una, me ne sono preso una coppia. Esteticamente mi fa cagare rispetto all'ultima versione. L'ultima versione Auxetic è decisamente più bella, sexy, aggressiva, elegante, non so come definirla, ve l'ho già raccontato. Sta di fatto che ho preso la versione Tour perché non volevo andare a faticare troppo la spalla, non volevo ritrovarmi di nuovo in una condizione per cui prendere una MP e iniziare a metterci sopra, diciamo così, pesi, cuoio e fare chissà che cos'altro. L'ho usata stock, questa Gravity Tour, è ormai un mese che la sto utilizzando, leggermente sottospecifica, e nonostante ciò non è per niente una racchetta facile. Siamo a 304 grammi circa, poi adesso a video vi metto le specifiche dettagliate. Schema corde 18-20 con piatto 100. Ora chiaramente lo sweet spot è molto ampio, ma signori non perdona questa racchetta,
non perdona, perché se arrivi in ritardo, anche se hai uno sweet spot ampio, la palla ti rimane sul piatto, non cammina. Devi essere sempre molto abile col tuo footwork, devi spingere sempre, ci devi mettere dentro tutto, altrimenti la palla non ti cammina. Il fatto che sia 18-20 però dall'altra parte ti garantisce grande controllo, quindi tu puoi spingere tantissimo e la palla non sempre, se sbagli il colpo chiaramente spesso va fuori a recinzione, però se è tutto fatto bene la palla è veramente molto molto pesante. Noto una pesantezza di palla, una profondità di palla superiore rispetto all'MP, che è uno schema corde 16-20, un grip superiore. Per quanto riguarda lo slice è molto molto bello, decisamente esce che è una bellezza, ma questo fa parte un po' di tutta la linea Gravity. In termini di profilo è uguale alla MP, siamo a 22 mm, quindi diciamo che non è cambiato molto, ecco, rispetto alla Gravity MP. Ho delle sensazioni molto molto similari. Adesso proverò, ho aggiunto 1,5 grammi circa qui in testa, voglio fare una prova giusto per capire se mi dà una mano col servizio, perché effettivamente è il colpo in cui fatico di più. Con l'Extreme Tour mi usciva molto più veloce e naturale, però signori non ce la facevo più. Un suono metallico, un suono vuoto tra virgolette con l'Extreme Tour. Una volta che ho iniziato a usare la Gravity mi sono reso conto di una solidità incredibile, di una pienezza all'impatto incredibile, cioè veramente senti questo telaio, lo senti. Insomma, per il momento vado avanti così, sono contento. Penso di portare al Manico 2, perché effettivamente da quando ho provato il Manico 2 mi trovo meglio. A livello di incordatura sono andato per una Head Lynx Tour a 20 kg e 19 kg. Se ti è piaciuto questo video, questa recensione, un bel mi piace, iscriviti al canale e dimmi qui sotto se tu hai già provato questo telaio, se ti ritrovi in quello che ti sto raccontando o se vuoi avere maggiori informazioni. E un'ultimissima cosa, in questa settimana usciamo con il video in cui verrà annunciato il vincitore del giveaway della Purairo 98, così come tutta un'altra serie di novità che vi racconterò a brevissimo.